Ferro in linea. A voi. Per me, la partita è chiusa. Per me è chiuso questo duello. La partita incomincia ora. Divideremo pertanto la storia naturale in storia delle generazioni, storia delle pretergenerazioni. Mamma, il nastro per piacere! Elisabeth! Uffa, Elisabeth! Sì? La mamma dice che devi cucirmi Non ho tu. tempo, ma scusami, vieni, te lo appunto io. Ah sì, non è necessario, perché questo è il mio e tu hai questo macchiato. Ma è la seconda volta che... Ma non è affatto vero! Basta, ragazze, basta, non discutete, che mangiamo Sì, mamma. Assiedoci, mamma. Divideremo pertanto la storia naturale in storia delle generazioni, storia delle pretergenerazioni. Buonasera. Buonasera. Sono pronta, signor Bennett? Ma non credo ancora, cara Charlotte. Ma se lei ha il coraggio di salire da loro, può darsi che loro si decidano a scendere. Forse sarà meglio per me. Prego. Oh, cara, mi era sembrato di sentire la carrozza
carrozza. Buonasera, signora. Buonasera, fatti vedere. Sei stata molto gentile a venire a prenderci. Bella figura avremmo fatto arrivando Netherfield a piedi. Già, perché dei nostri cavalli ce n'è sempre bisogno alla fattoria, vero, Bennett? Charlotte stava per salire dalle ragazze. Prego di loro di scendere subito, altrimenti arriveremo quando le altre avranno già riempito il carnetto. Per carità, signora Elizabeth. Muore dalla voglia di vedere che vestito si mettono, che curiosa. Se anche il loro è come il tuo, saranno le più belle della festa. Anche se un po' accidenti, un po' scomode. Cara mi lusinghi, certo tu lo sai, ho avuto anch'io la mia parte di bellezza, ma oramai non pretendo di essere niente di eccezionale. Capirai. Certo mi conservo meravigliosamente bene, d'accordo? Stai buona, ma buona. insomma, ma quando una donna ha 4 figlie da marito deve rinunciare all'idea della propria avvenenza, vero? Senti, in questo caso è raro che una donna ne possegga ancora tanta da doversene preoccupare. Tu dici? Spero che almeno una delle mie figliole possa piacere al nostro nuovo vicino. Ah, uno scapolo ricchissimo! La provvidenza non poteva premiarmi meglio. 4 o 5 mila sterline di rendita all'anno nel castello di Netherfield. Oh, che sistemazione! Senti, io sono pronto a scommettere che il signor Bingley non ha la più lontana voglia di sposarsi. Si dice che abbia affittato il castello solamente per andare a caccia con gli amici. Beh, e perché darebbe questa festa? Io ti dico che va a caccia di molli. E se tu mi aiutassi entrando in relazione d'amicizia con lui? No, senti, è meglio di no. In coscienza non me la sentirei di consigliare nessuno a sposare una delle mie figliole. Per Elizabeth sì, potrei mettere una buona parola, ma per le altre... Senti, Elizabeth non è per niente migliore delle altre. Non è bella neanche la metà di Jenny. E non ha metà dello spirito di Liden e della grazia di Mary. Ma naturalmente tu dai a lei a preferenza, forse perché è nata per la prima. Sei terribilmente monotono, anche nei sentimenti. Ah, presto, ragazze, presto! Sarà, ma per me nessuna ha granché da far valere. Sono tutte piuttosto sciocchine e abbastanza ignoranti. Solo Elizabeth ha un'intelligenza più sveglia e poi è meno noiosa delle sorelle. Bennett, ma come puoi parlare in questa maniera delle tue creature? Ma davvero, sai, ti diverti ad agitarmi in questo momento che sono così tormentata? Non hai pietà dei miei poveri nervi? Ti sbagli, cara, ho il più gran rispetto per i tuoi nervi. Sono i miei migliori amici. Da 25 anni vivono con noi giorno e notte, non ci abbandonano un momento. Tu non sai quanto soffro. Speriamo che ti rimetterai presto e vivrai abbastanza per consigliare le tue figliole e sperando di trovare qualche brillante giovanotto. Senti, caro, se ne arrivassero centinaia, che cosa conterebbe per te? Dal momento che le tue figliole sono tutte stupide e ignoranti. Ah, che bellezza! Bene, guarda che splendore! Ragazzi, mettetevi là, che vi guardi, che vi ammiri in fila! Oh! Lascia scendere questa sottana, tu! Mary! Ma chi ti ha fatto quel fiocco? Su con le spalle! La mamma stasera sembra un generale alla vigilia della battaglia. Dovresti dimagrare un po', Charlotte. Ma per la mamma sono sempre troppo magra. Oh, contenta lei, cara. Andiamo, ragazzi, andiamo. Perché arrivare troppo presto da provinciali, ma troppo tardi da screanzati. Speriamo abbia invitato anche gli ufficiali. Lo credo bene, altrimenti che festa sarebbe? Avanti! Sì, ma ti sgualcisci tutta, cara. Papà e mamma Charlotte non vengono? Sì, signora, verranno più tardi, rimanderò loro la carrozza. Bene, sarebbe un vero peccato per Lady Lucas perdere una serata così importante. Buonanotte, papà. Buonanotte, piccola. Buonanotte, papà. Buonanotte. Buonanotte, papà. Buonanotte. Buonanotte, papà. Buonanotte. Oh, sai, dicono che ha un amico dal quale non si divide mai, un amico d'infanzia. Sembra che siano venuti insieme da Londra. Bene, quando lo saprà la mamma non starà in sì dalla gioia. 2 partiti, 2 speranze invece. Bennett, simmi vicino con lo spirito. Stasera ne ho proprio bisogno. Non temere, cara. Tutte le volte che stai per parlare, taci e mi sentirai vicino. Buonanotte. Buonanotte.
Ah. Se Dio vuole. Divideremo pertanto la storia naturale in storia delle generazioni, storia delle pretergenerazioni e storia delle rigenerazioni. Permesso, Bingli? Me l'ha promesso? Certo, signorina. Grazie. Permesso? Permetto, signorina Bennet? Che sfacciate! Non lo lasciano neppure respirare. Non perdo un ballo. Ma è già la seconda volta che balla con Jenny. Lo trova simpatico quel Bingley? Abbastanza, ma lo sarà di più se darà molte feste come questa. E se tutte le ragazze non si innamoreranno di lui? Bello è bello, non c'è che dire. E che portamento, che distinzione! Si vede che è vissuto sempre a Londra. Che sorriso adorabile! Avessi qualche anno di meno. Sorride come il re quando passa tra la folla interrotta. Fortunata tua figlia, l'ha invitata per prima. Sì, ma mi sembra più soddisfatto dei balli successivi. Vuoi dire della mia Jenny? Già. Sì, sembra anche a me che balli molto volentieri con lei. Signorina Bennet, ora che l'ho conosciuto, un motivo di più per rallegrarmi di aver affittato questo castello. Lei è molto gentile, signor Bingley. E lei sorride in modo delizioso. Ha conosciuto mia sorella, vero? Sì, poco fa. È molto simpatica. Resteremo qui tutto l'inverno e mi auguro che diveniate presto buone amiche. Lo spero anch'io. Oh, sono spiacente, la prego di scusarmi. D'accordo, ma stia più attento un'altra volta. Capitano, basta così. Che maniere! Ma chi crede di Se non essere? fosse stato per il colonnello gli avrei chiesto conto della sua scortesia. Signor Darcy, bisogna avere pazienza. Sa, ballando. Già, ballando, gli uomini finiscono quasi sempre per essere ridicoli. Lisi? Sì? Lisi, cara, sapessi quante cose gentili mi ha detto? Chi? Ma il signor Bingley. Oh, sai, è proprio come ho sempre sognato debba essere un gentiluomo. È gentile, ma è simpatico. È corretto, ma è così piacevole. Dimentichi una cosa, è anche molto bello. No, non è questo. È che sa dire le cose con tanto garbo. Sai, quando mi ha invitato la seconda volta proprio non me l'aspettavo. Io non ci trovo nulla di strano. Si sarà accorto per sua fortuna che sei 1000 volte più carina di tutte le altre. E solo un cieco non se ne accorgerebbe. Anche sua sorella è molto graziosa, vero? Beh, questo non direi. Sei veramente straordinaria, Jenny. Non trovi mai da ridire su nessuno. Per te sono tutti buoni, tutti perfetti. Io dico sempre quello che penso, lo sai. E appunto questo che è straordinario, che pensi bene sempre di tutto e di tutti. Vuoi dire che sono un po' sciocca, vero? No, voglio dire che hai un carattere d'oro. Ma devi stare attenta, cara, perché è troppo facile farti soffrire. Oh, Lisi, vorrei avere un po' del tuo buonsenso. E io del tuo ottimismo. Ma quel giovanotto che parla con tuo marito non balla mai? Non è molto gentile. Dovrebbe pure accorgersi che ci sono più dame che cavalieri.
Sono già 2 balli che la cacciamo tresta seduta. Ma tuo marito non afferra le situazioni, ti pare il momento di mettersi a far conversazione? Lui non si rende mai conto di queste cose. E poi figurati, l'ho conosciuto a corte. È di famiglia nobilissima e si dice che abbia 10.000 sterline di rendita l'anno. Sarà. Ma la vita di corte, le 10.000 sterline, non le hanno insegnato le buone maniere, però. Abita al castello? Sì, lui e il signor Bingley sono molto amici. Per fortuna non ho niente in comune. Voglio fare un tentativo, scusate. Lei ha un palazzo in città, immagino. Sì, anch'io un tempo avevo pensato di stabilirmi a Londra. E sa, mi piace frequentare la società elevata. Ma purtroppo l'aria di città non fa bene a mia moglie. E allora... Master Lucas, ma lei è un chiacchierone incorreggibile. Lasci che la gioventù si diverta. Conosce già il signor Darcy, signora Bennet? Felicissima. Signore? Non trova che il ballo sia ottimo per i giovani? Io lo considero una delle più grandi conquiste della civiltà. Ah, senza dubbio. Per quanto in verità sia in voga soprattutto tra i popoli incivili. Non c'è selvaggio che non sappia ballare. Ah, lei preferisce la conversazione? Sì, ma non con tutti, signore. Carol? Carol, ho pregato la signorina Bennet di farci l'onore di passare un giorno con noi qui al castello. Oh, è stata un'idea felicissima. Avrò finalmente che mi terrà compagnia mentre tu e Darcy farete strage di fagiani. Sapete, io detesto le chiacchiere dei salotti di città, ma non amo neppure restar sola. Venga a trovarci allora. A casa nostra, tra la mamma e le mie sorelle, non c'è davvero da annoiarsi. Sono sicuro che troveremo in lei una vicina ideale. Ideale, diciamo utile. O ancora meglio, modesta. Prego. È inconcepibile. Ma quelle 10.000 sterline di rendita gli sono andate tutte in superbia. Scommetto che indovino a che cosa sta pensando. Che cosa? Che mio fratello non avrebbe dovuto affittare questo castello in campagna. Ma ci consoleremo con le battute di caccia. Può darsi. Ma lei sta pensando come sarà insopportabile dover passare molte serate in questo modo. Oh, sono perfettamente d'accordo con lei, sa. Non mi sono mai annoiata tanto in vita mia. Come sono insulsi, rumorosi e pieni di sé questi provinciali. Cosa darei per ascoltare le sue critiche? Ah, ne avrà tutto il tempo. E in mancanza di meglio, anche questo sarà un modo di divertirsi. Mamma? Il capitano Carter desidera conoscerla. Lietissima, capitano. L'ho visto mentre ballava con la mia Lidia e le assicuro che ho ammirato molto il suo stile. Le giubbe rosse. Troppo gentile, signora. Sa, mamma, il capitano è di guarnigione a Meriton e fa spesso visita a zia Gardner. Bene, avremo spesso l'occasione di incontrarci, capitano. Capitano? Carter, signora, Carter. Carter. Che bel nome, Carter. Noi andiamo a Meriton ogni giovedì. Farò da scorta d'onore alla sua carrozza, signora Bennet. Bene, qualcuno morirà dalla rabbia. Permette, signorina? Agli ordini, signor colonnello. Simpatica festa, non è vero? Vieni a ballare anche tu. Non posso sopportare di vederti qui tutto solo e immusonito. Per carità, non me lo sogno neppure. Lo sai che non amo parlare. E poi qui è veramente insopportabile. Tua sorella è sempre impegnata. E quanto alle altre? Come sei difficile. Parola d'onore, non ho mai visto tante ragazze simpatiche come questa sera. Ce ne sono parecchie decisamente carine. Ma tu hai scelto l'unica veramente bella. Sì, è la più bella ragazza che io abbia mai incontrato. Ma anche la sorella, guarda, è pure molto carina. Sì? È passabile, ma non abbastanza bella per tentarmi. E poi in questo momento, guarda, non sono disposto ad occuparne di signorine lasciate a fare da tappezzeria. Farei meglio a tornare alla tua conquista. Con me sprechi il tuo tempo. Sta tranquillo, non ho bisogno di consigli in questi argomenti. Mi scusi. Prego. Non fare così, calmati. Ci stanno guardando. Ha detto passabile.
Via, che te ne importa? È così antipatico che piacergli sarebbe una vera disgrazia. Figurati se voglio piacere a lui. Mi spiace che non l'abbiano sentito tutti. Avrebbero giudicato per quello screanzato che è. No, no, ti sbagli, mia cara. Data la sua posizione e le sue sostanze, saranno tutti pronti a riconoscergli il diritto di essere superbo. E sono sicura che lui per primo si fa un dovere di essere presuntuoso. E pensare, signorina Bennet, che per anni a Londra non ho fatto che ascoltare stupidi luoghi comuni sulla provincia. Proprio tutte sciocchezze. Ci sta da troppo poco tempo per poter giudicare. Vedrà che tra un po' rimpiangerà la sua Londra. Ma credo di no. Soprattutto se lei manterrà la sua promessa di diventare. Quelle di sua sorella non potrà essere altrimenti. Comincia a pensare che passeremo uno splendido inverno. Signorina Elizabeth, perché non balla? Signor Darcy, mi permetto di consigliarle la signorina. È una ballerina perfetta. Creda, signore, non ho la più lontana intenzione di ballare. La prego di non pensare che stia cercando un cavaliere. Ma ora sono io a pregarla. Oh, lei è la cortesia in persona, signore, ma io sono troppo stanca. Grazie, Sir Lucas. Una serata passabile, non è vero? Permette questo ballo, colonnello? Agli ordini, signore. Vuol vedere che indovino un'altra volta? Ne dubito. Non sta desiderando di dare a tutti la buonanotte? Veramente sto pensando al piacere che possono procurare due splendidi occhi nel viso di una donna graziosa. Per servirla? Lei è Charles Bingley? Sì. Spero di non averla fatta attendere troppo. Spero io di non averla disturbata. Per favore, vuole accomodarsi in biblioteca? Qui è da poco finita una festa. L'ho saputo. Prego. Grazie. Eccomi a sua completa disposizione. Un sigaro? No, grazie, no. Confesso che la sua estrema cortesia mi mette a disagio. Con tanta cordialità si riceve una persona conosciuta, non un estraneo, specie poi a un'ora tarda come questa. D'altra parte io avevo molto bisogno di parlarle, ma non ho potuto fare a meno di attendere che tutti i suoi invitati lasciassero il castello. La mia estrema cortesia, come lei dice, credo rientri nei più elementari doveri di un ospite. In quanto a non considerarlo un estraneo, se non bastasse l'autorità della divisa che indossa, sarebbe sufficiente la circostanza che lei si è fatto annunciare quale amico di David Darcy. Ah? Il signor Darcy ha dunque tanto potere su di lei? Il signor Darcy è il mio migliore amico. I suoi amici non possono non essere anche i miei. Non credo però che questo sia esattamente il nostro caso. L'amicizia alle volte fa dei brutti scherzi. E chi può escludere che nei suoi rapporti con Darcy lei sia più la vittima di una specie di incantamento, piuttosto che l'oggetto di un affetto sincero? Io lo escludo. Davvero non vuole un sigaro? È che non fumo, grazie. Non mi dica che è anche astemio, altrimenti dovrò ricredermi sul conto dei militari. Ah, sì? Ah, e dunque questo che pensano di noi? Ma, vede, la fantasia popolare può concepire in 1000 modi diversi l'immagine di un guerriero, mai però quella di un guerriero astemio.
Quando è così accetto, per non deludere la fantasia popolare. Sa che cosa sta pensando lei in questo momento, signor Bingley? Dica. Ai miei rapporti con David Darcy. Esatto? Lei mi ha fatto chiaramente capire che questi rapporti non sono propriamente d'amicizia. E sono anzi contento che il nostro colloquio abbia appurato questa circostanza così, in un modo quasi banale, evitandomi delle spiegazioni più lunghe e più penose. No, io non sono amico di Darcy, signor Bingley. Per quanto il destino ci abbia già da molto tempo legati tanto strettamente insieme per tante impensate cause, da non poterci più ignorare l'un l'altro. E non è del suo nome che io mi sono servito per venire qui a chiedere a lei Non invocherei quel nome nemmeno se potesse salvarmi da una condanna a morte. Posso versarmi un altro cognac? Si serve. Ora capisco perché lei mi ha mandato a dire di non fare parola a David del nostro incontro. Però non capisco ancora perché ha voluto vedere me. Richiesta più che legittima, signor Bingley. Più che legittima. Lo fosse altrettanto la mia. Lei ha dunque da domandarmi qualcosa? 500 sterline, signor Bingley. Posso versarne anche lei ora? Non ho mai pagato tanto caro un bicchierino di cognac. E non ha da offrirmi altro che valga 500 sterline? Oh, sì. Sì, certo, che cosa vuole? La storia patetica di un giovane che ha sempre dovuto difendersi dagli altri? O il melodramma di un'eredità carpita dalla prepotenza di un amico? O la tragedia di un ufficiale delle giubbe rosse che ha 24 ore di tempo per rispettare un debito di gioco? La verità. La verità? È una verità da 500 sterline che lei vuole, immagino. È molto cara, lo so. Nessuna menzogna vale tanto. Ma io fido molto in questa affascinante bevanda per seppellire i resti della mia dignità e le spalline della mia divisa. Prosit, dunque. Non brinda con me ai funerali di un invincibile guerriero? Qualunque sia la causa che l'affligge e i motivi che l'hanno spinta da me, io sarò ben lieto di favorire un ufficiale di Sua Maestà. E mi pare che si possa evitare di chiamare in causa Darcy. Lei è molto buono e generoso, signor Bingley. Ma sarei venuto ricoperto di stracci pur di non valermi dell'autorità della mia divisa se avessi potuto fare a meno di chiamare in causa Darcy. È vero che ho 24 ore di tempo per mantenere la mia parola. Ma non è questo banale incidente di gioco che mi umilia. Ma è anche vero che David Darcy è mio debitore e che sventurate circostanze mi impediscono in questo momento di rivolgermi a lui. E questo sì, signor Bingley, mi umilia profondamente. Tra Darcy e me... Volevo solo la verità, in cambio del favore che le concedo. E quanto mi ha detto penso valga già più di 500 sterline. Non dica altro. Io non concedo prestiti con interessi. Un giorno saprà tutto, signor Bingley, e allora io sarò molto più tranquillo. Quel giorno lei mi avrà già restituito il denaro. E quindi può essere tranquillo fin da questo momento. Grazie. Naturalmente appena potrò. Ma certo. Ah, un'altra cosa. Per quanto lei voglia ignorare i miei rapporti con Darcy, io dovrei pregarla di non farle parola di questo nostro incontro. Quello che penso anch'io. Potrebbe rimproverarmi di aver preso il suo posto. Appunto.
E questo proprio non glielo potrei augurare. Speravo raggiungerti prima. Ma non dovevi farlo, adesso siamo bagnate tutte e due. Oh, per me non importa. Appena torno a casa mi metto a letto. Ma tu come fai a presentarti al castello così? Ma forse sarebbe meglio che rinunciassi. Oh, devo essere orribile. Ma che dici? Il castello è vicino e la signorina Bingley avrà pure un vestito da darti. Vieni, andiamo. Vieni con me. No, l'invitata sei tu. Io torno indietro. Ma sei pazza a fare 3 miglia a piedi con quest'acqua? Tu vieni. A mostrarmi solo in questo stato mi manca il coraggio. Lizzie! Guarda! Oh, sembra un sogno. Lo è. Andiamo, altrimenti ti prenderai un malanno. Questo prego. No, Charles. Non è solo colpa del babbo se abbiamo una biblioteca così modesta. Tu in tanti anni non hai aggiunto un sol volume. Ma la verità è che sebbene siano pochi, sono sempre più di quanti ne legga io. Che splendida biblioteca lei invece ha a Pemberley, Darcy. Per forza, è il frutto di molte generazioni. Ma lei ci ha aggiunto tanto e compra sempre libri. Io non so spiegarmi come oggigiorno si possa trascurare una biblioteca di famiglia. Sono sicura che lei non trascura nulla di quello che può aggiungere bellezza alla sua casa. Charles, quando comprerai la tua vorrei che fosse bella almeno la metà di Pemberley. Me lo auguro. Anzi, comprerò Pemberley stessa se Darcy la venderà. Ma io parlo di cose possibili. Carol, ritengo più facile comprare la dimora di Darcy che farne un'imitazione, no? Le signorine Bennet. Oh, ma come sono bagnate, poverine. Ma sono davvero mortificato. Ma come non abbiamo pensato a mandare una carrozza? Signorina Jenny, ma lei è veramente inzuppata? Non è nulla, solo qualche goccia. Non si sarà raffreddata? Ma Charles, anche la signorina Elizabeth è nelle stesse condizioni. Purtroppo non ce l'ho fatta a raggiungerla in tempo per salvarla dal diluvio. Un tè caldo vi aiuterà? Grazie. Carol, accompagnali di sopra, dovranno cambiarsi. Direi. Io veramente dovrei andare. A casa saranno in pensiero e... Ma per carità, non vorremmo privarci dell'unico vantaggio di questo temporale che ci ha dato la compagnia di 2 Bennet invece di una. Resti, la prego. Oh, lei è molto gentile, come sempre del resto. Ma vede, io in questo stato non sono nemmeno passabile. Ma che dice? Manderemo un domestico a casa sua. Ecco, così prenderà dei vestiti di ricambio. Vengano, le accompagno. Adorabile. Sì? 2 adorabili provinciali. Uffa, che noia questa pioggia, mamma. Non posso neanche andare da zia Gardner. Che sta a 2 passi appena dalla guarnigione. Ma quando finirà di piovere? Oh, non dire sciocchezze, cara. Può essere una fortuna. Davvero, Bennet, non ti rimprovererò di avermi rifiutata la carrozza oggi. Brava. Così mi risparmierai la fatica di illustrarti per la milionesima volta come le nostre modestissime sostanze non ci consentano né di comprare degli altri cavalli, né di distogliere i 2 che abbiamo dal sano lavoro dei campi, al solo scopo di condurre le tue figliuole da ipotetici quanto
improbabili ammiratori. Qualunque cosa tu dica, caro marito, questa mattina non riuscirai a farmi perdere il buon umore. Sono troppo felice per questa pioggia. Da quando in qua, scusa, ti interessi del raccolto? Questa pioggia, caro Bennet, è buona per una certa semina. Sei riuscita a influenzare anche Giove Pluvio? E in questo caso ti pregherei di far smettere questo putiferio perché io devo uscire. La pioggia non sarà merito mio, ma l'idea di far andare via Jenny proprio mentre stava per piovere, quella sì che è mia. Non t'avevo mai sentito vantarti delle tue sciocchezze. Sciocchezze? Le chiami sciocchezze? Senti caro, se tu fossi proprietario di un castello e ti arrivasse un ospite inzuppata fino alle ossa, avresti il coraggio di mandarla via dopo poche ore? Tu l'avresti, certo, ma non Bingley, che se appena la mia Jenny starnuta un paio di volte o accenna a una leggera emicrania, ti assicuro che il castello ci resta una settimana. Benissimo, così se tua figlia si dovesse ammalare sul serio, se dovesse morire, avremo la consolazione di sapere che fu tutto per dare la caccia al signor Bingley secondo i tuoi progetti. Ma non si muore di piccoli raffreddori, si starnuta e nient'altro. E poi se sarà necessario, le faranno tutte le cure necessarie. No, finché al castello possiamo stare tranquilli, caro mio. E dire che Elizabeth le corse dietro con l'ombrello, così si bagnano in due. S'ammalasse anche lei. Guarda che domani voglio la carrozza, dovrò andare dalle mie figliole ammalate a curarle, avrò il diritto. Elizabeth, non vorrei che pensassero che recito la commedia. Mi dispiacerebbe tanto. Ma per carità, il dottore è stato esplicito. Ne avrai per diversi giorni. E poi la febbre non si inventa. Su, prendi questo. Però di la verità, sono stati di una gentilezza squisita. Pensa che il signor Bingley invece del dottor Jones voleva chiamare un medico di città. Dice che qua in campagna i medici sono rimasti molto arretrati. Sì, ho visto. Le premure del tuo signor Bingley. Credi che la febbre mi sciuperà molto? Ma se te l'ha detto lui stesso. La febbre rende ancora più splendente la sua bellezza, signorina Jenny. Se fosse così vorrei avere la febbre tutta la vita. Sua sorella sarà felice di ricevere questa lettera. Le dica per favore che ho una gran voglia di vederla. L'ho già fatto, secondo il suo desiderio. Lei ha una scrittura particolarmente veloce. Si sbaglia, scrivo in un modo piuttosto lento. Chissà quante lettere avrà occasione di scrivere durante l'anno. Lettere d'affari, immagino. Oh, io non ne sarei per niente capace. Allora è una fortuna che tocchi a me doverle scrivere piuttosto che a lei. Dica a sua sorella che sono lieta dei suoi successi nello studio dell'arpa e che sono entusiasta. Mi permette di lasciare i suoi entusiasmi per la mia prossima lettera. Non ho più posto oggi. Carol, prima di ritirarti dovresti passare dalla signorina Jenny per avere sue notizie. Ci sono appena stata, non ha bisogno di nulla. Sua sorella l'ha infagottata tutta quasi avesse una polmonite. Non so come abbia fatto a non riderle in faccia. Mi pare si vogliano molto bene. Perché si dovrebbe riderne? Via. Mettersi a correre per la campagna con quel tempo da lupi, che esagerazione. E poi presentarsi così in disordine con i capelli tutti arruffati. E la sottoveste? Spero che l'abbiate vista, la sottoveste. La signorina Elizabeth aveva un orlo di fango alto almeno 2 dita. Può darsi che il tuo quadro sia esatto, ma con me è sprecato. La signorina Jenny, quando è entrata stamane, era particolarmente affascinante. Ma lei, Darcy, l'avrà osservata la signorina Elizabeth. Penso che non desidererebbe affatto che sua sorella offrisse un simile spettacolo. Ah no, di certo. Ma poi via, siamo giusti. Io capisco ancora Jenny. Era attesa qui ed era suo dovere giungere in tempo. Ma la sorella, fare di corsa con le caviglie sprofondate nell'acqua 3 miglia, o 4 o 5 o quel che è, e sola per giunta. Ma come poteva pensare di potersi presentare qui senza nemmeno essere aspettata, in quello stato? No. Secondo me non è che una dimostrazione di indifferenza per il decoro, proprio da piccola provinciale. Mi sembra che tu sia troppo severa, Carol. Scommetto che Darcy è del mio stesso parere.
Penso anzi che questo episodio avrà alquanto smorzato la sua ammirazione per quei begli occhi. Niente affatto. La corsa li aveva resi più scintillanti. Bene, bene. Se posso esprimere il mio pensiero con franchezza, trovo che le signorine Bennet sono tutto sommato delle brave ragazze e auguro loro con tutto il cuore di accasarsi degnamente. Ma con genitori come quelli e relazioni così basse, penso che non ci siano per loro molte speranze. Mi pare di averti sentito dire che hanno uno zio Hamilton, un gentiluomo. Ma no, un professionista, un avvocato, figurati. E ne hanno un altro, magistrato, che vive nei dintorni di Lipside. Quando anche avessero tanti zii, tutti professionisti da riempire la contea, ciò non le renderebbe un briciolo meno graziose. Ma è anche vero che questo diminuisce di molto le loro possibilità di sposare uomini che godono di una certa considerazione in società. Scusate. Ah, signorina Jane, come sta sua sorella? Siamo veramente in ansia per lei. Oh, speravo stesse meglio stasera, signor Bingley, ma invece è ancora piuttosto abbattuta. Le ho dato le medicine e spero riesca a dormire. Ho detto alla governante di vegliarla questa notte. Oh, non vogliamo disturbare tanto. Posso benissimo vegliarla io. Anzi, se permettono, tornerò su al più presto. Vorrei solo prendere un libro. Posso darle qualche consiglio? Oppure desidera sceglierlo da sola? No, no, la scelga pure lei. È più interessante scoprire il suo carattere che il mio. E perché? Oh, perché il mio è abbastanza comune. Il suo invece deve essere una rarità, almeno qui da noi. A Londra non so. Non sospettavo si dedicasse allo studio dei caratteri. È una piacevole occupazione intellettuale. Sì, utile soprattutto per distinguere quelli falsi dai sinceri, i modesti dai presuntuosi. Ah, senza dubbio. E poi la provincia deve essere un meraviglioso campo d'osservazione. E perché? Perché, non s'offenda, ma con meno distrazioni, con minori contatti, qui la gente è più sola e diviene più originale. Vuol dire eccentrica? Sì, anche in un certo senso. E un po' matta? No, non volevo dire questo. Ah, sarebbe sperare troppo. Io adoro la gente un po' matta. Davvero? E detesta il buonsenso. Quando è la base di un individuo, sì. Il buonsenso deve essere usato come un arnese, uno strumento, quando se ne riconosce la necessità. Ma non deve rendere schiava la nostra intelligenza, la nostra fantasia. Lei ha un grande potere di convinzione, signorina Bennet. Ma non fino al punto di mutare le sue convinzioni, vero? Devo ammettere che ha capito anche questo. Ecco, questa è la mia scelta. Jane Thompson, Il castello d'Indolenza. Vi si narra di un mago che attraeva ospiti in un castello, illudendoli che vi avrebbero condotto una vita meravigliosa. Solo un mago poteva ingannarli così. Lei mi ritiene molto istruita, signor Darcy? Tutte le signorine lo sono oggigiorno. Tutte? Sì, sanno laccare un tavolino, sanno coprire un paravento, sanno fare delle borse a rete e ritengono che questo significhi essere istruite. In realtà posso dire di conoscerne soltanto 5 o 6 nel cerchio delle mie conoscenze che siano veramente istruite. Allora il suo concetto di donna istruita deve comprendere capacità eccezionali, vero? Appunto. Se è così, non mi sorprende che ne conosca soltanto 5 o 6 di donne istruite. Mi meraviglio anzi che ne conosca tante.
È dunque tanto severa verso il suo sesso da dubitare che esistano donne simili. Io non ho mai visto mostri del genere. Ma se è vero che ne conosce anche una soltanto, perché non la sposa subito? Signorina Bennet, non avrebbe desiderio di ballare questo reel? Le ho chiesto se desidera ballare questa danza scozzese. Oh, l'avevo dita anche prima. Solo che non ho saputo decidere all'istante cosa rispondere. Lei lo so. Voleva che le rispondessi di sì per prendersi la rivincita del nostro primo incontro. E allora ho deciso di dirle che anche questa sera non ho affatto voglia di ballare con lei. E ora mi disprezzi pure se lo desidera. Buonanotte. No, davvero. Non è questo che desidero. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Porti i nostri auguri a sua sorella. Grazie. È una di quelle donne che tentano di farsi valere col sesso forte disprezzando il loro. E con molti uomini questa tattica riesce. Sì, ma a mio avviso è una tattica meschina. Ah, senza dubbio. Tutte le arti che le donne si abbassano talvolta ad adoperare per piacere agli uomini sono ugualmente meschine. Anche quella di sparlare delle probabili rivali. Capisco, sì. A volte poi l'astuzia è fin troppo scoperta. Come quella della madre, per esempio. Vedrà, Darcy, che se la buona signora ci farà l'onore di una sua visita, non mancherà di deliziarci col descrivere i meriti delle sue figliuole e i demeriti delle altre. Oppure ci racconterà come sua figlia Livia sappia fare le frittelle o come un giovanotto innamorato abbia scritto dei versi per Jenny quando aveva soltanto 15 anni. Anche lei sa già queste storie. Sì, giovedì scorso le bastarono pochi istanti per mettermi al corrente. Sarebbe una deliziosa suocera la signora Bennet. Non è vero, Darcy?